witches, benvenuti e bentornati sul mio canale. Che bello, oggi un video bello chiacchiericcio perché risponderò ad alcune delle vostre domande che mi avete fatto su Instagram e infatti vi ho portato sul mio divano quale posto migliore dove farci una bella chiacchierata. Sono felice perché mi avete fatto un bel po' di domandine, quindi sceglierò quelle che mi ispirano di più e che trovo più interessanti per il video. Prima però vi comunico che lo sponsor del video di oggi è YesStyle. Per chi non conoscesse YesStyle, è un sito che rivende un sacco di prodotti asiatici, make-up, skincare. Io lo amo. Hanno addirittura un prodotto che io ho comprato in Corea che è uscito adesso 2 mesi fa quando ero in Corea, il blush della Fui, spettacolare, e io sconvolta ci sia già su YesStyle. Quindi trovate tutti i prodotti che ci sono praticamente in Asia, va al pari con le uscite asiatiche, è fighissima questa cosa. Io non ho mai pagato dogana, non so se perché lavoro con il brand quindi mi mandano dei pacchi diversi, però ho anche acquistato su YesStyle e non mi è mai capitato di pagare la dogana. Se l'avete pagata o se non l'avete pagata scrivetelo giù nei commenti in modo da capire un po' la percentuale e fare una statistica, perché molti hanno paura di acquistare da questo sito per questo motivo e io vi capisco benissimo. Vi lascio anche un codice sconto MRTN Damex per avere il 12% di sconto per un mese a partire dalla pubblicazione di questo video per ordini pari o superiori a 59 euro. E oggi farò questa chiacchierata insieme a voi mentre mi trucco usando i best seller, alcuni dei best seller di YesStyle. Bene, dopo avervi fatto tutta questa pippa sullo sponsor, iniziamo col video. Primo step, crema solare. Questa qua è di Mixun, è alla centella. Mettere la crema solare prima del fondotinta mi aiuta ad avere una base bella idratata. Comunque iniziamo con la prima domanda. Hai mai pensato di adottare un altro animale domestico ora che vivi da sola? Ci ho pensato, ma in realtà non voglio non voglio prendere un altro animale perché appunto io ce li ho già gli animali e appena posso, io tanto abito vicinissima a casa dei miei, appena posso vado e dormo da loro in modo da stare con Demi e Rose, perché io quando vado a casa dei miei genitori loro stanno sempre attaccate a me ovunque io vado. Se mi siedo sul divano arriva una a destra e una a sinistra, se io mi metto nel letto una a fianco, una ai piedi, non posso privarmi di quell'amore, quindi è per questo che vado spesso a casa dei miei e non me ne pento, anzi sono felicissima. Ho ricevuto un po' di domande su viaggi in programma. Ho dei viaggi, assolutamente, anche la settimana prossima parto, però non viaggi così grossi come la Corea. Questa è una BB cream di Purito, è nuova, non l'ho mai provata e siccome è un best seller voglio provarla con voi, solo che spero vada bene perché dopo devo uscire e quindi se non va bene per la mia pelle è un po' un problema. Vorrei andare in Giappone in autunno, non so se questa cosa accadrà, è ciò che mi auguro per me stessa. Ma wow, che coprenza questa BB cream, ma non so ancora, per adesso non ho prenotato niente, è un sogno che vorrei che si avverasse. Tra l'altro dopo questo video uscirà l'ultimo vlog sulla Corea che penso sarà un po' lungo, poi non so se volete che vi faccia un haul di tutto ciò che ho comprato. Ad esempio questa maglia che indosso oggi l'ho presa in Corea, è troppo bellina. Lì ho comprato un sacco di vestiti perché qua non le trovo quelle cose, non c'è niente da fare. Io qua in Italia non faccio mai shopping, ma arrivo lì in Corea e trovo tantissimi capi che mi piacciono, che sono proprio nel mio stile e non riesco a resistere, e poi costano relativamente poco e non posso privarmi di questa gioia immensa. Quindi fatemi sapere se volete un haul di tutto quello che ho comprato in Corea. Ho messo troppa crema solare, sono lucidissima, che ridere. Beh, questa BB cream non sembra male, forse è un po' chiara, però matcha con il mio corpo. Ne metto ancora un po' per vedere se riesco a davvero ancora più coprenza. Un'altra domanda è: hai mai pensato di far parte della comunità LGBT? No, magari da giovane, cioè davvero quando ero piccola, sapete, no? L'età dell'adolescenza, quando ti chiedi ma magari mi piacciono le femmine. Ero lì che ci pensavo, dicevo no. Guardate, a fatica mi piacciono gli uomini, quindi no, non ho mai avuto dubbi, anche se so che molte persone pensano io sia bi o altro, però invece no, sono semplicemente etero. Che brutto però dover sempre etichettarsi, mettersi addosso delle etichette. Correttori di Unlascia che io adoro. Mi sono state fatte diverse domande sull'argomento andare a vivere in Asia, se vivrei a Seoul, se vivrei in qualche posto in Asia, se sì quale, se invece ci vivrei per anni. Allora,
Allora, la risposta è sì, che ci vivrei per qualche anno, un anno, 6 mesi, non so, così, a breve termine. Farei o Giappone o Corea, ed è una cosa che secondo me prima o poi farò, passare un bel po' di tempo in Asia, ma non ci vivrei fissa. Ci sono troppe cose che non combaciano con me. La cosa peggiore per me è il cibo, non perché non ci siano cose vegane, ma proprio la qualità. Penso che noi, essendo italiani, siamo molto viziati, perché la nostra frutta, la nostra verdura, io penso sia troppo più sana rispetto a quella di quei paesi, ma in generale nel mondo, non so, secondo me noi abbiamo la frutta e la verdura tra le migliori. Parlo proprio di qualità di cibo e io ci soffro tanto per questa cosa. Uso questa palette meravigliosa, spettacolare di Flower Nose, che dentro è fatta così. Ma guardate che meraviglia. Ma sta piovendo? Ma che strano, diluvia a Torino. Non succede mai. Un'altra cosa è l'acqua. Trovo che l'acqua lì sia pessima, ed è un dato di fatto, cioè sarà che essendo posti molto inquinati si ripercuote anche sull'acqua questa cosa, cioè è normale. Quando mi lavo i denti in Corea mi vengono delle macchie sui denti che qua in Italia non ho. Proprio l'acqua che esce dalle tubature, non lo so, è diversa, c'è qualcosa che non va. Infatti prima cosa che faccio ogni volta che arrivo in Corea è comprare il filtro da Daiso e metterlo nella doccia subito. Quindi per adesso viverci no, magari in futuro chi lo sa, non lo so, dubito, però mai dire mai. Di cosa sei più grata nella tua vita? Io fortunatamente riesco ad essere grata di tutto ciò che ho. È una cosa che vi consiglio di praticare perché ci vuole tempo. Essere grato di tutto quello che si ha, a partire da potersi svegliare la mattina, da avere un tetto sopra la testa. Sono grata per qualsiasi cosa mi succeda ogni giorno e cerco di non arrabbiarmi per le cavolate, per delle piccolezze, cioè cerco sempre di mantenere la calma e non andare in escandescenza. Io davvero mi arrabbio davvero poco, ho questa fortuna. Essere arrivata a questo modo di pensare e di vedere la vita mi aiuta tanto a vivere la vita in modo più sereno. Da quanti anni sei vegana? Da aprile 2017, quindi sono... No, da aprile 2017 ho smesso di mangiare carne definitivamente. Vegana dal 2018, quindi sono 6 anni che sono fully vegan. Ci sono più messaggi che mi chiedono qual è il mio personaggio Sanrio preferito. Senza dubbio Kuromi. Lei è la numero 1, è fighissima, la amo, infatti è qua. Poi mi piace un sacco Cinnamon Roll e My Melody e anche Hello Kitty. Ci sono anche domande che mi chiedono se rifarò mai i capelli colorati e vi devo dire raga, no, sono sempre più certa. Più vedo anche le mie foto vecchie di quando avevo i capelli colorati, erano belli, erano fighi. Penso che questo colore, il mio colore che ho adesso, mi stia molto bene rispetto a quei colori lì che facevo, cioè non c'è proprio paragone e non mi manca per niente fare i capelli colorati, ma proprio zero. Ma sei proprio italiana? Hai un accento particolare? Io penso che questa domanda, allora sì, sono italiana 100%. Penso che questa domanda mi venga fatta perché io, essendo di Torino, non ho tanto accento. Le persone di Torino, i torinesi, non hanno... Wow, questo colore è pazzesco. Parlano senza accento, alcuni, non tutti. E quindi è un pochino un parlare in un italiano un po' pulito, no? Privi di accenti e dialetti. Quindi magari è per quello che il mio accento sembra strano, perché non si riesce a capire esattamente qual è la mia vera origine. Però no, nata e cresciuta a Torino da papà campano, però nato in Uruguay, anche se quando ero piccola dicevo che ero metà uruguagia, che non è assolutamente vero, e mia mamma abruzzese. Poi quando vado in giro per il mondo mi viene chiesto se sono tipo araba o latina. Hai tante amicizie oppure sei molto solitaria? Ho sempre avuto questo dubbio. Allora, io non ho molte amicizie, ne ho poche, ma quelle poche che ho sono per me preziosissime e sono davvero amici per me. Sono proprio persone con cui io voglio passare del tempo, persone con cui io voglio messaggiare su WhatsApp. Sono davvero quei pochi amici che ho, ci parlo sempre e li amo tantissimo. E per me non è facile fare amici. Ho richieste particolari perché voglio che le persone che mi stanno al mio fianco siano persone positive, siano persone che mi tirano su, che mi supportano, che mi vogliano bene, perché io faccio lo stesso
stesso per loro. Persone come me, le poche che ho mi bastano e purtroppo molti non vivono a Torino, quasi tutti. Però sono molto felice dei pochi amici che ho perché gli voglio un bene dell'anima. Poi vabbè, conoscenti a bizzeffe, però gli amici sono pochi, ma sono felice così, non sento il bisogno di averne altri. Sono solitaria sì e no, anche perché mi piace tanto stare da sola, ma mi piace anche stare con le persone che dico io. Cioè con le persone a cui voglio bene ci starei anche giorni, però mi piace tanto anche stare da sola. Quindi entrambe le cose. Ma tu usi solo l'iPhone per fare i tuoi vlog? E complimenti. Grazie, Stellino. No, uso anche la mia videocamera che è una Canon G7X Mark II che ho comprato l'anno scorso, molto bella per fare i vlog, è fantastica, però per la maggior parte uso il mio iPhone 15 Pro Max e il 12 Pro Max anche usato in Corea. Giravo con due telefoni invece di portare la macchinetta perché la macchinetta è un po' più pesante, poi devo mettere il treppiedi, non so, con l'iPhone mi trovo comodissima e penso che la qualità sia ottima. Come mascara ho preso un mascara di Daizik Mood Up Mascara Long and Curl. Questo è anche uno dei best seller, applicatore minuscolo come i classici mascara coreani, e ho paura dei mascara coreani perché sono inlevabili, sono difficilissimi da togliere e quando li lavo via sono peggio dei waterproof, non vanno via manco con l'olio. Di solito tutti quelli che ho comprato in Corea sono così. Viaggiare da sola non ti spaventa? Allora, dipende dove. Mi spaventerebbe andare in posti come Sud America, ma anche solo in America banalmente. Cioè andrei a New York forse da sola, ma per il resto dell'America andrei con qualcuno. Cina già mi spaventa di più perché non la conosco bene, non so la lingua. Dovessi trovarmi in difficoltà da sola mi verrebbe un po' più ansia. Mi piace viaggiare da sola, non mi fa paura, ma solo dove dico io, dove mi sento di poter andare a viaggiare da sola. Io amo i mascara con gli applicatori piccolini, mi permettono di essere super precisa, prendere tutte le ciglia, e questo già da come lo sto applicando capisco che sarà un trauma toglierlo. Poi ci sono un po' di domande sul mio lavoro, come ho iniziato, dei consigli sui social, TikTok, Instagram. Allora, questa cosa mi piace, questa domanda. Io ho iniziato quando ancora non esisteva questo lavoro, diciamo, ho iniziato per caso. Io mi diverto a dire che la mia vita è cambiata quando mi sono colorati i capelli di lilla, perché è stato così, è proprio ciò che mi è successo. Io ho iniziato a colorarmi i capelli di lilla, compravo i prodotti dai siti inglesi perché qua in Italia non si trovava niente, vi giuro, eravamo così indietro sulle tinte, adesso non più. Adesso è facile, ma una volta nel 2016, addio, solo in Inghilterra c'era sta moda, sta roba, tutti i prodotti. Lo shampoo antigiallo, ma qua in Italia era difficilissimo da trovare. E mi facevo le foto con i miei capelli bellissimi lilla e taggavo i brand che usavo per ottenere quei colori lì. E mi ripostavano nelle loro pagine, ripostandomi guadagnavo follower. Una volta si guadagnavano un sacco di follower con i repost, era diverso Instagram. E quindi così crescevo sempre di più, finché non hanno iniziato a mandarmi prodotti gratis i brand, e fin quando non mi chiedevano dei veri e propri lavori con i loro prodotti. Tant'è che nel 2018 ho dovuto aprire partita IVA. Io non ho mai iniziato a postare su Instagram pensando voglio diventare un influencer, voglio fare la content creator. Ho iniziato davvero per caso e mi sono trovata a fare questo lavoro per caso. Secondo me, se hai una passione per il beauty, ma per qualsiasi cosa, per le serie TV, per gli anime, qualsiasi cosa, io ti consiglio di iniziare a postare sui social dei video dove ne parli, dove fai recensioni, dove, non so, qualsiasi cosa. Nel frattempo prendo questo blush di Lily by Red a forma di cuoricino. Che colore ho preso? Non ricordo. L'ho preso lilla. Lol. Non fermatevi dal ma c'è troppa gente, non c'è posto per me nel mondo social. Non è vero, c'è posto per tutti. Questo blush mi sbianca, mannaggia me che l'ho preso lilla, ma ero troppo curiosa di vedere come potesse essere un blush lilla, ma mi sta schiarendo. Che ridere. Che ridere. Non solo se vuoi fare il content creator, anche se hai un business, secondo me è utilissimo sfruttare i social per far conoscere il tuo business, creare dei contenuti divertenti. Se hai una pizzeria, se hai, non so, se anche se sei un artigiano,
sono utilissimi i social perché è pubblicità gratis. Non so, questo blush manco si vede in camera. Il mio consiglio è di postare, di fregarvene di ciò che penserà la gente che conoscete, chi se ne frega. La gente che conoscete nella vita reale saranno quelli che vi supporteranno meno, ovviamente, mentre gli sconosciuti sui social sono le persone che vi sproneranno e vi supporteranno, come fate voi con me, no? È la stessa cosa, voi mi supportate tantissimo, mi dimostrate tantissimo amore che mi aiuta ad andare avanti a fare questo lavoro, perché se non fosse per voi io non sarei qui a parlare, a fare questo video, e sono grata ogni giorno anche di questo, soprattutto di questo, perché grazie a voi riesco a fare tantissime esperienze che mai avrei immaginato prima. Come prodotto sopracciglia ho un Fluff Hold Laminating Brow Wax. Ho sempre paura di questi prodotti perché mi lasciano sempre le sopracciglia bianche. Questo sembra più un gel, molto gelloso. Penserai mai di fare un incontro? Allora, ogni tanto ci penso e poi mi viene un po' d'ansia perché io sono molto timida in realtà nella vita reale. Anche quando incontro persone dal vivo non so mai cosa dire, cioè mi blocco, come l'altro giorno ero in una gelateria, stavo ordinando una vaschetta gelato e avevo detto i gusti alla ragazza e la ragazza si era persa e poi mi fa sono emozionata perché ti ho riconosciuto. E io quando mi dicono così mi imbarazzo tantissimo e il mio cervello va in pappa e non so cosa dire e sembro una deficiente e mi sono messa a ridere, le ho detto oh, oddio, e lei fa ti seguo e io grazie, e mi fa sei simpaticissima e io grazie, e poi non sapevo più cosa dire, ma perché sul momento non sono brava io ad improvvisare, non sono una di quelle persone che sa dire la cosa giusta al momento giusto e far battute, essere simpatica. No, zero. Infatti ero lì poi siamo rimaste in silenzio, meno male c'era altra gente, c'era casino in gelateria, però avrei potuto dirle qualcos'altro, tipo ah, com'è qui al lavoro? C'è sempre tanta gente, non lo so, fare un po' di small talk, no? E invece io non sono in grado, non sono proprio in grado. Quindi fare un incontro mi farebbe molto piacere, però allo stesso tempo sono lì che, a parte che ho paura e dico madonna mia, metti che non viene nessuno, dall'altra parte invece dico beh, sarebbe molto carino poter salutare e abbracciare dal vivo le persone che mi vogliono bene e alle quali io voglio bene anche se non le conosco. Non so, magari un giorno troverò il coraggio di fare questa cosa. Nel frattempo però sogno il giorno in cui riuscirò a fare una caccia al tesoro in giro per Torino. Prima o poi lo farò, raga. Lo voglio fare da anni e un giorno lo farò. Chiudiamo queste domande con cosa ne pensi delle relazioni sentimentali e dell'amore in generale nell'accezione romantica? Penso che ognuno la veda in modo diverso, io la vedo in questo modo. Allora, vado a mettere la matita di Unlascia, questo colore è Love Rose, come la mia rosina. Penso che ognuno la veda in modo diverso, io la vedo in modo che la persona della quale mi innamoro, con la quale mi metto insieme, non è una persona che va ad aggiungere niente a me stesso, perché io devo essere già piena, completa da sola per poter condividere un percorso di vita con un'altra persona che deve essere come me. Non posso ricercare qualcosa che non ho in un'altra persona perché quella cosa me la può dare solo me stessa. Quindi non sono d'accordo quando le persone, per me, per essere una relazione sana bisogna essere entrambi due persone che amano se stessi in modo incondizionato, che hanno fatto un grosso lavoro su se stessi nel loro percorso di vita. Intanto vado a mettere questo butter tint di Dayzik, mai usato, però il packaging è bellissimo, cioè guardate quanto è bellino questo pack. Che buon odore, bello. Stesso colore della matita, poi che culo, bellissimo. E penso anche che l'amore viene troppo visto come una cosa tra solo due persone innamorate, quando io penso che l'amore sia ovunque, viene troppo limitato, perché tipo essere innamorato solo di un essere umano con cui hai una relazione, lo vedo un po' troppo sminuire l'amore, perché l'amore è ovunque, l'amore è nel bambino che ti sorride per strada, quando tu stai pensando ad altro vedi questo bambino che ti sorride, nel cagnolino che ti passa a fianco scodinzolando,
nei tuoi pelosetti appunto che hai, nella tua famiglia, nella mamma che ti prepara il tuo piatto preferito, quello è l'amore, nei tuoi amici che non vedono l'ora di vederti, di incontrarti per passare del tempo insieme, quello è amore. Andare a fare una passeggiata al parco e vedere il sole che filtra attraverso le foglie, quello è essere innamorati della vita, quello per me è bellissimo. E purtroppo vedo molte persone che sono in relazioni con un partner che non è cioè che si accontentano e che non è al 100%, e questa cosa soprattutto mi dispiace, perché io dico cavolo, a meno che non è la persona perfetta per te, non devi accontentarti di niente, perché non hai bisogno di nessuno. Te stesso è ciò che ti basta. La persona con cui decidi di stare e di condividere il tuo tempo prezioso deve essere una cosa in più, un accessorio in più, ma non che se questa persona non c'è tu vieni privato di qualcosa, perché tu sei già pieno, no? Sei già tutto. Purtroppo molte persone si svalutano, non si danno valore e quindi finiscono con persone sbagliate che le trattano male e che non le meritano. Però comunque non voglio diventare troppo pesante, aiuto! Ah, cavolo! L'ultimo prodotto che voglio provare è questo qua di Judy Doll, un brand cinese che io amo. Si chiama Oil Control Cushion Serum. Voglio vedere se mi toglie... Oddio, però è liquido. Ma vediamo se mi opaca. Vediamo qua in fronte. Oh mio Dio, sì! Ma questa è una magia! No, vabbè, mi ha risolto questo problema di lucidità in 3 secondi. No, ma questa cosa è spettacolare, è una magia. È una magia. Questa è una magia, non sto capendo. È liquido, raga, è liquido. Bene, grazie di avermi fatto compagnia anche in questo video. Vi ricordo il mio codice sconto per YesStyle, MRTNDamex. Vi lascio comunque giù in descrizione il link al sito e il codice sconto. Grazie di questa bella chiacchierata che ci siamo fatti insieme. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.